Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un video lungo, curato e pensato per chi ama le storie raccontate con calma. Parleremo di Can Yaman e di Methos Demir, della loro parabola artistica, dell'alchimia che li ha resi amatissimi e del percorso di trasformazione dello stile di vita che, secondo molti osservatori, li ha portati a scelte più consapevoli, sane e misurate. Se vi piacciono i contenuti approfonditi, mettete un like, iscrivetevi e, se vi va, sostenete il canale con il tasto Unisciti. Adesso, accomodatevi, iniziamo. Chi sono oggi Can e Dimet, oltre i personaggi? Can Yaman e Dimet Özdemir hanno conquistato il pubblico con una chimica scenica rara. Ma, al di là dei personaggi che li hanno resi celebri, c'è la crescita di due professionisti che negli anni hanno imparato a gestire energia, tempo e priorità. Hanno attraversato set intensi, nuovi mercati, lingue diverse, interviste, fan meeting, viaggi e press tour. In parallelo, hanno iniziato a coltivare abitudini più stabili, routine mattutine, allenamenti mirati, attenzione al sonno, studio costante. È la fase in cui l'artista smette di reagire all'urgenza e comincia a progettare. Dal successo all'intenzione, quando lo stile di vita diventa un ruolo. Per chi lavora con il corpo e con la voce, lo stile di vita non è un dettaglio. È un ruolo nel ruolo. Secondo chi li segue da vicino, negli ultimi anni Can e Dimet hanno reso più intenzionali molte scelte quotidiane, meno improvvisazione, più disciplina gentile. Allenamenti regolari al mattino, sessioni di respirazione per la gestione dello stress, riscaldamento vocale prima di set e interviste, e un'attenzione maggiore alla qualità del riposo. Non si tratta di mode, è la consapevolezza che la resistenza, sul set e nella vita, va costruita. Allenamento fisico, forza, mobilità, prevenzione. Il percorso di trasformazione passa dal corpo. Il lavoro di definizione muscolare, molto evidente in Can, e l'elasticità elegante di Dimet hanno un denominatore comune: periodizzazione. Cicli di forza per stabilizzare, blocchi di mobilità per la fluidità dei movimenti, cardio a bassa intensità per l'endurance. Chi ha osservato i loro backstage racconta di sessioni brevi ma frequenti, 45-60 minuti, alto focus, recupero adeguato. A questo si aggiunge una parte spesso trascurata: prevenzione degli infortuni. Rollout con foam roller, esercizi di core, cura delle spalle e delle anche. Un corpo che funziona bene è un corpo che racconta meglio. Diete estreme e rinunce spettacolari fanno rumore, ma durano poco. La direzione che tanti artisti scelgono, e che viene spesso attribuita anche a loro, è quella della moderazione: fonti proteiche pulite, carboidrati complessi calibrati sui carichi di lavoro, grassi, buoni per l'energia mentale. Frutta e verdura di stagione, idratazione costante, e attenzione ai micronutrienti nei periodi di lavoro intenso. Più che regole ferree, principi: mangiare per stare bene, non per apparire. Il risultato è una forma fisica sostenibile e, soprattutto, funzionale al mestiere. Mindset e respirazione, l'arte della calma. Set affollati, obiettivi serrati, aspettative altissime, la pressione è reale. Per questo sempre più attori integrano pratiche di respirazione consapevole e microsessioni di mindfulness tra una scena e l'altra. Bastano 5 minuti per riportare il sistema nervoso a un livello gestibile: inspiro profondo, espiro più lungo, ritmo che si stabilizza, mente che si chiarisce. Dimet, che viene anche da una formazione corstica, usa spesso il corpo come bussola emotiva. Can, che ha affrontato set in più lingue, ha imparato a trasformare la tensione in presenza scenica. La calma non è assenza di pressione, è gestione. Social, confini e scelta di cosa raccontare. Nell'era in cui tutto si condivide, scegliere cosa non condividere è rivoluzionario. Can e Dimet hanno alternato stagioni più aperte sui social a periodi di silenzio selettivo. È un modo per proteggere progetti, relazioni, energie. Le interazioni con i fan restano rispettose e grintose, ma i confini sono più chiari: il backstage sì, la vita privata solo quando ha senso e con la misura giusta. Questo non raffredda il rapporto col pubblico, lo matura. Si passa dal consumo alla relazione. Lavoro di coppia, lavoro su di sé.
La domanda ricorrente è sempre la stessa: cosa li lega oggi? La risposta più onesta è che ciò che li ha uniti sul set, ascolto, timing, fiducia, è diventato patrimonio personale. Anche quando i percorsi professionali divergono, quelle competenze restano. Saper entrare in una scena con misura, rispettare i tempi dell'altro, reggere lo sguardo senza forzarlo. È la base su cui si costruisce ogni relazione significativa, professionale, amicale, o qualcosa che travalica le etichette. Viaggi e rituali, il tempo come alleato. Tour promozionali, festival, eventi fashion, sessioni di doppiaggio, workshop, il calendario è una mappa mutevole. Eppure, dentro questa instabilità si possono creare rituali. La tazza di tè prima di un talk show, 10 pagine lette prima di dormire, una camminata a passo svelto in una città nuova per riprendere il contatto con il corpo. Piccoli gesti che danno ritmo e identità ai giorni, indipendentemente da dove ti trovi. Crescita attoriale, dalla commedia alla sfumatura. Il pubblico li ha conosciuti nella commedia romantica, ma la crescita passa anche attraverso ruoli che chiedono sfumature, conflitti interiori, ambivalenze, personaggi meno scolpiti e più umani. Per arrivarci servono strumenti, analisi del testo, studio del sottotesto, lavoro sulla voce, accenti, e la famosa capacità di togliere. Talvolta il passo decisivo non è aggiungere intensità, ma imparare a restare nel vero. E qui lo stile di vita torna a contare: se tu stai bene, il personaggio respira. Fanbase, dall'entusiasmo alla community. La loro forza non sono solo i numeri, ma la qualità della community, account fan che sottotitolano, gruppi che organizzano maratone, utenti che segnalano beneficenze, campagne di donazione nate da un compleanno o da una premiere. È un tifo che sa essere adulto, non pretende, accompagna. E comprende che il silenzio non è un tradimento, ma un diritto. Collaborazioni future, cosa avrebbe senso davvero? La domanda che tutti fanno: li rivedremo insieme in un progetto? La soluzione più interessante non è copiare il passato, ma trascenderlo. Una miniserie più matura, una regia attenta, una storia che esplori il tempo, le scelte, le seconde possibilità senza cedere alla nostalgia. Servirebbero coraggio produttivo e una scrittura che non tema il silenzio. In quel contesto, la loro intesa potrebbe tornare a brillare in modo nuovo. Benessere come pratica, non come slogan. Sane abitudini non si misurano a colpi di post. Si misurano in continuità. Un giorno fuori strada non è un fallimento, una settimana buona non è un traguardo definitivo. È la media a fare la differenza. E tutto il percorso che attribuiamo a Kane e Dimet negli ultimi anni racconta proprio questo: meno clamore, più costanza, meno estremi, più equilibrio. Ciò che rimane è un'energia pulita, utile al lavoro e gentile con la persona. Domande utili che ci lasciano. Ogni storia che ci appassiona ci regala domande. Ecco quelle che questa vicenda ci invita a portare a casa. Che cosa mi dà davvero energia e cosa me la toglie? Che confini voglio proteggere nella mia vita digitale? Quali rituali semplici posso introdurre per stare meglio ogni giorno? In che cosa posso crescere professionalmente senza perdere me stesso? Conclusioni: il passo lento che dura. Le trasformazioni più solide sono quelle silenziose. Non gridano, non cercano approvazione, si vedono col tempo. In questo senso, il percorso di consapevolezza che circonda Kanyaman e Dimet Özdemir, tra disciplina, misura, scelte sane e rispetto per la propria sfera personale, è una lezione discreta. Resta l'affetto del pubblico, resta la curiosità per ciò che verrà, resta soprattutto la sensazione che, quando due artisti si prendono cura di sé, ogni progetto futuro abbia più possibilità di arrivare dritto al cuore. Se questo lungo approfondimento vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Scrivetemi nei commenti: quale aspetto del loro percorso vi ispira di più? Preferireste rivederli insieme in una commedia romantica o in un progetto più drammatico e introspettivo? Le vostre idee sono preziose per i prossimi contenuti. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. A presto, qui,
dove le storie delle star diventano occasioni per stare meglio anche noi.